Allora, io mi chiamo Felix Vilecce, sono il presidente dell'Associazione Italiana per la gestione dello stress nelle forze dell'ordine e del soccorso. La mia esperienza nella Polizia di Stato inizia nel 1987 come agente e il primo servizio che faccio, la prima tipologia, sono le volanti, le pattuglie in macchina. Poi ho fatto i servizi di scorta, poi ho fatto il primo concorso interno e sono stato promosso sovrintendente e ho iniziato a comandare delle squadre investigative e operative. Mi sono occupato di intercettazioni, di interrogatori, ho lavorato anche all'estero in cooperazione con altre forze di polizia europee ed extraeuropee, occupandomi di traffico di droga e di movimenti terroristici. Allora, ho voluto intraprendere la mia carriera nella Polizia di Stato per una vocazione spiccata altruistica. Ho sempre avuto una vocazione per occuparmi degli altri, aiutare gli altri. Nel momento in cui sono entrato nel corpo mi sono reso conto che la polizia nella realtà non è proprio come quella che vediamo nei film e che quindi ci sono molte difficoltà che ogni operatore incontra, perché è un lavoro che permea troppo la vita privata, pervade la vita privata. Ecco, agli inizi della mia carriera avrei voluto ricevere, non li ho ricevuti perché era un'epoca in cui ancora non si dava così tanta importanza a questi aspetti nel lavoro degli operatori di polizia. Quello che ho scoperto è che non era l'avere il conflitto a fuoco, il rischio di essere colpito a morte che ti stressava, ma ti stressavano i significati emotivi. Se in un'operazione di polizia moriva un collega che era un tuo amico, ecco, questo era molto più drammatico che se venivi ferito da un colpo di arma da fuoco. Questo non è mai stato detto, non mi è mai stato detto semplicemente che dopo un'operazione particolarmente stressante dal punto di vista emotivo è importante parlarne e quindi alla fine il consiglio principale è parlatene subito, perché questo abbassa notevolmente il carico che uno si porta dentro. Mi chiamano alle 4 di notte la centrale operativa per un evento letale che riguardava un poliziotto. Io dico loro di venirmi a prendere, mi vengono a prendere a casa, andiamo sul posto, scopro che era il vice comandante della squadra che comandavo io, nonché mio carissimo amico. Faccio una serie di cose che ho trovato notevolmente stressanti, dal riconoscimento del cadavere perché era un mio amico, di cadaveri ne avevo visti tanti, al dover portare la cattiva notizia alla moglie che poi avrebbe dovuto dare la cattiva notizia alla bambina, alla figlia. Allora, le sfide che ho dovuto affrontare principalmente sono state di ordine automotivazionale e motivazionale. Automotivazionale perché da quel momento in poi iniziava a farsi sempre più frequente la domanda a se stessi: ma vale la pena di fare questo, di rischiare questo? Avrei potuto fare un altro lavoro, avrei guadagnato di più e avrei rischiato di meno da questo punto di vista. In più mi dovevo occupare dei componenti della mia squadra. Quando fai attività operativa, chi è a capo di una squadra deve essere anche un leader, altrimenti non ti seguono, perché il rischio è talmente alto della vita che non lo farebbero soltanto per lo stipendio. E quindi ho dovuto fare un lavoro di rimotivazione anche del mio team, facendo dei briefing nei quali ho iniziato a parlar loro di aspetti miei di cui non avevo mai parlato, l'aspetto emotivo, che conoscevo le tecniche di rilassamento, li ho esortati a provarle, ho dato dei suggerimenti a loro, ma in realtà li davo anche a me, no? Quello che io consiglio di fare è: esercitatevi a che cosa? A parlare di queste cose. Quindi parlatene. Quando fate il briefing operativo fate anche un briefing emotivo. Che vuol dire? Vuol dire: l'operazione è andata così, come ci siamo sentiti, come ti sei sentito, come ti sei sentito? Sintesi estrema: prepariamoci prima dal punto di vista emotivo e mentale per evitare che qualcosa di acuto possa diventare una malattia mentale.